Bentornati sulla mia mini guida per l'acquisto di un Technics SL 1200 MK2. Oggi vi parlerò del contrappeso che viene montato e troverete installato sul braccio, sulla parte terminale del braccio del vostro giradischi. È composto da 3 parti. C'è il peso vero e proprio, che è un pezzo fatto al tornio, si vede anche qui le rigature della lama lasciate nella fase di taglio. Poi c'è una ghiera mobile in senso orario e in senso antiorario e abbiamo poi un grip di gomma che servirà per avvitare nel bilanciere posteriore il nostro peso in modo tale da aumentare o diminuire il carico sulla puntina. All'interno c'è una filettatura all'interno di questo contrappeso. Ora vi parlerò di cosa osservare, cosa guardare quando state per effettuare il vostro acquisto. Allora, controllate che ci sia il grip in gomma, perché spesso negli anni 90, negli anni 80, questo veniva rimosso e posizionato qui dove c'è la rotella del on-off. Infatti il diametro di questo grip in gomma combacia perfettamente con l'on-off del giradischi Technics. Veniva fatta questa manovra, questa modifica, perché spesso durante le serate, durante le sessioni, i disc jockey urtavano involontariamente con la mano l'accensione e quindi si ritrovavano con il piatto spento. Modifica che poi venne apportata successivamente con l'introduzione della rotella, la rotella proprio che evitava un movimento accidentale, un'accensione, uno spegnimento accidentale del giradischi. Una volta accertati della presenza del grip in gomma, spesso capita anche che questo componente in gomma si spacchi, si deteriori, quindi non lo trovate più collocato qui nella parte terminale del contrappeso. Andate a controllare anche il movimento sul bilanciere per vedere se il peso si avvita regolarmente o ha qualche problema. Nella confezione originale del Technics veniva fornito anche un contrappeso addizionale. Questo peso infatti serviva per alleggerire il carico sulla puntina e veniva installato nella parte terminale della canna del braccio Technics, quindi una volta avvitato alleggeriva ulteriormente il carico sul piatto Technics. Ora ve lo mostro meglio. Veniva montato qui. Questo contrappeso difficilmente lo troverete quando acquistate un giradischi, perché solitamente non veniva montato sulla canna del braccio. Se lo trovate, se vi consegnano anche questo contrappeso, avete sicuramente un qualcosa in più che fa del vostro giradischi un giradischi completo di tutti gli accessori in dotazione. Con questo è veramente tutto. Vi mostro una fotografia prima di salutarvi di un contrappeso privo, sprovvisto del grip in gomma, che io ritengo essere molto utile per ruotare il contrappeso sul bilanciere. E vi ricordo inoltre che se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i contenuti del mio canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Inoltre vi ricordo che se trovate di interesse questa mini guida, lasciatemi dei commenti e cliccate sul tasto like.